Io sono un siciliano, sono illemmonato e lì la Sicilia è la mia vita. Io quando sono stato all'estero e quando arrivavo a Villa San Giovanni per me si apriva il cuore. Quando vedevo Messina, quando vedevo la Madonnina. Il mio percorso lungo la valle dell'Agro mi ha portato in un luogo pregno di tradizioni, di cultura e di persone incredibilmente ospitali e genuine. In questo video vi racconterò di Limina. Venite con me! Limina è un comune in provincia di Messina situato sul versante ionico dei Monti Peloritani, a 550 metri sul livello del mare, sulla sponda destra della Valle d'Agro. Il significato della parola limina è davvero curioso. Pensate, si sostiene che derivi dal latino limen, che sta per confine, limite, riferito proprio alla posizione che aveva l'abitato, situato tra la comarca di Messina e quella di Taormina. I primi nuclei abitativi risalgono agli anni precedenti l'anno 1000, mentre le prime notizie documentate portano la data del 1095, sotto la dominazione normanna. Nel corso della storia, Limina partecipò ai moti per l'indipendenza nazionale, come all'unificazione d'Italia, attraverso i suoi garibaldini. Durante la Seconda Guerra Mondiale, alcuni dei suoi abitanti parteciparono alla lotta partigiana, in cui perse la vita la medaglia d'oro al valore militare il tenente Antonino Siligato, al quale Limina ha dedicato una delle principali vie del paese. Ad oggi il patrimonio ecclesiastico del paese è concentrato sulle due chiese urbane, quali la matrice di San Sebastiano e quella di San Filippo da Gira, situate in una posizione molto panoramica. Vi è poi un'altra chiesa dedicata a San Filippo, situata nella contrada Murazzo, chiesa cruciale per la festa di San Filippo. Il borgo di Limina si presenta oggi come un paese immerso nella quiete, che ha basato il proprio sviluppo sull'artigianato locale e sulle potenzialità del proprio territorio. Qui ancora si produce la ricotta come una volta, così come la tuma. Lei da quanti anni è che fa questo mestiere? E diciamo una vita. Andavo a scuola e venivo qua con mio papà. Chi sta la tuma? La sto scacciando per esprimere un po' di siero, no? Per uscire il siero. Chiamata tuma, che poi col tempo salandolo diventa formaggio. E si schiaccia quindi? Certo, tutto il siero deve uscire, per venire un buon formaggio deve venire bene. Grazie all'impegno della Proloco ho avuto l'opportunità di vedere il pane fatto in casa, cotto rigorosamente nel forno a legna. Uno dei pani più buoni che io abbia mai mangiato. O le cuzzole, ossia pezzetti di pane fritto. Quello è stato un giorno di gran festa a Limina. Qui a Limina ho avuto il piacere di conoscere Ntantè, un personaggio a dir poco formidabile. Si tratta di un vero e proprio archivio umano. Tu Ntantè ogni giorno dell'anno raccogli informazioni, quindi raccogli appunti delle informazioni? Scrivevo a mano qualche avvenimento del paese e soprattutto conservavo i ritagli di giornali che parlavano di Limina e della zona, capisci? Qua stiamo entrando nell'archivio. Okay. Incuriosito dalla mole del suo archivio, gli ho chiesto se il giorno della mia nascita fosse successo qualcosa, il 3 maggio del 1994. C'è Limina Salvezza, il calcio forse. Ad Antillo c'è una manoranza sulla luce perché avevano problemi con la luce, sono andati... E poi c'è un preventivo per un documentario sul paese di Limina e sulla festa. Ho capito. Questi sono i scappi dopo Curaro, no? Ah. I famosi, li chiamiamo città Limina. Vedi, sono dei copertoni di motociclette. Ah, certo. Però aspetta,
Prima di questo dopo la guerra, dopo la seconda guerra mondiale, perché quando partivano i americani lasciavano tante coperture di motociclette qua, capisci? E quindi i popolari le hanno utilizzate per fare questo tipo di scarpe. Dopo aver chiacchierato a lungo, ho avuto il piacere anche di conoscere sua moglie, Maria Annunziata. Usano so che diciamo all'Immeno quando c'è San Filippo? Quando c'è la festa di San Filippo? No. Quello monotono non può capire, quello agnello monotono non può capire, capisci? Chi non è liminoto non lo può capire, perché la festa di San Filippo è la festa a cui tengono tutti i liminoti. L'11 maggio, alle 7 del mattino, si sparano alcune bombe in cielo, segno che incomincia la festa. E da qui si porta a spalla la statua di San Filippo, dalla chiesa a lui dedicata a quella di Contrada Murazzo. Il percorso è tra i più suggestivi che si possa fare. Si attraversa una strada panoramica che dà su tutta la valle dell'Agro e che invece di essere percorsa da macchine e moto, in questa occasione è percorsa dai limminoti e dalle persone dei paesi limitrofi. Una festa così piena di emozioni e di sensazioni che forse ora ho capito il motivo per cui mi è stato detto: chi non è liminoto non lo può capire. Ed un enorme grazie va al comune di Limina e a tutte le persone di questo paese che si sono rese disponibili per la realizzazione di questo video. Grazie. Che cos'è per te Limina? Ma Limina, io sono nato a Limina, il paese dove tu nasci è tutto nella vita, va? Diciamo, io non abbandonerò mai questo paese. Rimane un bel paesino, ci sono nato, la mia infanzia, tutto. E la Sicilia che cos'è per te? Come Limina. Sono orgoglioso di essere siciliano, abbastanza.